Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Il video nel quale vi mostro tutto quello che mi ha appassionato recentemente, dalla cura della pelle, ai trucchi, agli abiti, gli accessori, scarpe, insomma davvero qualsiasi cosa. Ad essere onesta, questa volta non ho tantissimi preferiti perché dopo lo shopping furente che ho fatto nei mesi passati mi sono un po' trattenuta, non ho comprato tantissimo e ho utilizzato per lo più cose che potreste aver già visto nei miei video haul o che ho già inserito tra i miei preferiti e che quindi non vi mostrerò più. Detto questo, però, ovviamente qualcosa da condividere ce l'ho, quindi mettetevi comodi e cominciamo. E questa volta cominciamo da abiti. Ho solo due cose da mostrarvi per la categoria degli abiti, perché come vedete i miei preferiti sono più o meno quelli del mese scorso. Questo abito di Primark resta ancora uno dei miei preferitissimissimi. Detto questo, però, ci sono altri due capi che sicuramente avete già visto nel mio video haul, sempre che voi l'abbiate guardato, e si tratta di un altro pezzo, un altro capo di Primark, che è questa camicia, semplice ma carina, perfetta per la primavera, facile da abbinare, poi ha queste ruche che adoro, il collo alla coreana e mi piace abbinarla soprattutto con la gonna di jeans o con le mie gonne a ruota ed è perfetta appunto per la primavera e anche per l'estate. Parlando di capi perfetti per la primavera, anche il secondo era nel mio video haul ed è la gonna, questa gonna che ho preso da Zara, rosa cipria con questi fiori dai colori però non eccessivamente sgargianti. Mi piace molto, il taglio è quello che adoro, ha l'elastico in vita che la rende molto comoda e mi piace indossarla anche con semplicemente una t-shirt un po' attillata sopra e un bel cardigan. E trovo che faccia già primavera ed è ancora una volta molto comoda e se non sbaglio ha le tasche, e non sbaglio anche perché, come dico sempre, le tasche per me sono fondamentali in una gonna perché non so mai dove mettere le mani o non so mai dove mettere il telefono, che è quasi sempre incollato alle mie manine sante. E quindi questi erano i miei due capi preferiti di aprile. Adesso passiamo alla sezione trucco perché è una cosetta davvero interessante da mostrarvi. Ed eccoci qui nella sezione trucco. Vi dicevo all'inizio del video che in questo mese non ho fatto tantissimo shopping, anzi ne ho fatto veramente poco per i miei standard. Ho però acquistato una cosa nuova ed è una palette che addocchiavo già da parecchio tempo, era sempre sold out e finalmente l'ho trovata. Si tratta della Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, una palette di ombretti che ho acquistato sul sito inglese Beauty Bay perché è l'unico posto dove l'ho trovata, che fa ovviamente spedizioni anche in Italia. Prima di tutto vogliamo parlare della confezione? Parliamone perché secondo me è fighissima. È in questo vellutino che, vabbè, bisogna fare attenzione perché tende a sporcarsi un po', ho appena notato una bella macchia di fondotinta proprio qui, ma questo dimostra solo che lo sto utilizzando tantissimo. E poi all'interno... all'interno ci sono questi ombretti spettacolari. Spettacolari innanzitutto le tonalità, che sono esattamente up my alley, come dicono in inglese, ovvero sono proprio quelle che ho cercato per mesi e le ho ritrovate tutte in un'unica paletta da spiaggia, in un'unica palette. Vabbè, sono ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, niente male. È abbastanza cara ma secondo me per la quantità di ombretti e per la qualità degli ombretti è più che accessibile. Come sempre vi ricordo che non menzionerò prezzi perché ho la peggior memoria al mondo, ma che sul mio blog troverete il link a tutti i prodotti che vi mostrerò nel corso di questo video, con link diretti per avere più informazioni, conoscere i prezzi e eventualmente anche acquistarli. Tornando alla nostra favolosa palette, come vedete, stavo dicendo, ci sono un sacco di colori sulle tonalità del amaranto, dell'arancio e poi ci sono dei dorati, alcune sono matte, altre sono più brillanti, shimmer, credo si dica. Anche il trucco di oggi, non so se lo vedete, mi avvicino, l'ho fatto con questa palette di ombretti. Potrei parlarne per ore perché
ne sono follemente innamorata. Sono pigmentatissimi, il che è sempre un'ottima cosa, ma anche facili da uniformare, da stendere, perfetti sia per dei trucchi un po' più intensi, ma anche per dei trucchi più naturali. Io, come dicevo, lo utilizzo da quando l'ho acquistata tutti i giorni, mattina, sera, pomeriggio, insomma qualsiasi momento è buono per utilizzare questa palette. C'è qualcos'altro da dire? Non mi viene in mente altro, se non che appunto l'adoro, e fra tutti i preferiti del mese di aprile questa è la preferita tra i preferiti. Ora possiamo passare alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Ci sono due prodotti per la cura della pelle che mi hanno conquistata nel corso di aprile. Uno l'avete già visto nel mio haul beauty, sì, e l'altro invece è una novità nel senso, non è una novità il prodotto, ma ho iniziato a utilizzarlo soltanto ad aprile, nonostante l'avessi già acquistato qualche mese fa. Ma partiamo dal primo prodotto che era nel mio video haul, che è questa maschera della Fresh, la Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. È un prodotto molto interessante perché è a base di albicocca ed è una maschera che va a illuminare l'incarnato e a uniformarlo. La cosa interessante è la consistenza, sembra a tutti gli effetti una marmellata di albicocche. La si stende sul viso, la si lascia agire per, mi sembra, 10 minuti, ma non vorrei sbagliarmi, 10 minuti, e poi la si rimuove con acqua calda e si può utilizzare 2 o 3 volte alla settimana. La trovo una maschera, adesso ho questo dito pieno di maschera che non so dove appoggiare, comunque la chiudo. Dicevo, mi piace molto utilizzare questa maschera perché è davvero una coccola, la profumazione è spettacolare, è molto piacevole sul viso e poi dà questo effetto appunto di uniformare e rendere più luminoso l'incarnato, che non guasta mai, quindi ve la consiglio fortemente se capitate o a Londra o in America, dove invece la trovate da Sephora ed è molto più semplice da acquistare. Il secondo prodotto per la cura della pelle che ho adorato è lo scrub di Jo Malone. Jo Malone è un brand molto caro che però devo dire mi piace tantissimo. Lo scrub è un prodotto relativamente nuovo perché non l'avevo mai visto prima, io l'ho acquistato se non sbaglio a dicembre, ma non l'avevo ancora utilizzato perché come sempre mi faccio prendere dall'entusiasmo, compro delle cose ma poi prima che finisca quelle che sto utilizzando possono passare dei mesi. Finalmente ad aprile ho testato questo scrub e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. La profumazione è interessante perché è geranio e walnut, noce? Mi pare sia noce e immagino che ci siano proprio dei frammenti di noce all'interno. La cosa fondamentale in uno scrub, perlomeno per me, è la consistenza, perché deve essere ruvido al punto giusto ma non troppo, perché se è troppo aggressivo la mia è una pelle sensibile quindi lo patisco un po', se è troppo invece troppo poco ruvido non fa praticamente il suo lavoro. Questo ha la consistenza perfetta, come al solito stanno passando delle macchine, dei camion e io ogni volta mi distraggo, non fateci caso. Consistenza perfetta, lascia la pelle morbida, vellutata. Io utilizzo lo scrub per il corpo almeno una volta alla settimana sotto la doccia perché è fondamentale rimuovere gli strati di pelle morta per dare nuova vita e far respirare meglio la pelle in generale, e quindi se non lo fate io vi consiglio un buon scrub corpo che non guasta mai, e questo della Jo Malone è ottimo, anche se onestamente devo dire che è molto caro e forse sul mercato ce ne sono altri abbastanza buoni o comunque anche molto buoni a prezzi inferiori, ma questo è il mio preferito di aprile, quindi volevo condividerlo con voi. Adesso passiamo alla sezione vari perché ho 3 cosette, una diversa dall'altra, da mostrarvi, quindi vari. Benvenuti alla sezione random, alla sezione dei vari. Ci sono 3 cosette, come vi stavo dicendo poc'anzi, che vorrei mostrarvi, molto diverse tra loro. La prima è questo cuscino con i gatti neri
Non so se vi ricordate, ma ho avuto una fissazione con gatti e volpi recentemente. Questa è un po' la conseguenza della mia fissazione. Guardate come sta bene anche così. L'ho preso all'Ikea, scusate l'entusiasmo, mi è partita la voce. L'ho preso all'Ikea durante uno degli ultimi giri. Non mi serviva assolutamente un nuovo cuscino perché ne ho 4 milioni e mezzo. I cuscini sono un'altra delle mie grandi passioni, ma non ho saputo resistere. Costava meno di 5 euro, se ricordo bene. Mi piace molto la forma e poi adoro questi gattini. E di norma questo cuscino sta seduto, il cuscino seduto, sulla sedia che sto occupando io in questo momento quando non ci sto seduta io. Lo trovate all'Ikea se cercate un pezzo un po' particolare per dare un tocco diverso alla vostra camera da letto, al vostro salotto, perché no, meno di 5 euro e tra l'altro è anche morbidissimo. Quindi il primo preferito random è il cuscino coi micetti. Il secondo preferito tra i vari è un'applicazione, e quindi prendo il mio telefono, che si chiama Calm, che adesso aprirò e partirà un volume. La sentite? È un'applicazione per aiutare la meditazione. Ho scovato questa applicazione che è gratuita, ma poi se volete implementarla ovviamente bisogna aggiungere dei soldi, pagare delle aggiunte. L'applicazione consiste, allora si sceglie intanto il sottofondo, che può essere o la pioggia, come avete sentito il mio, ce ne sono anche altri che non ricordo, e poi c'è questa voce che guida nella meditazione e ci sono dei percorsi che durano di norma una settimana. Io ho iniziato, l'avevo già fatto l'anno scorso, ma ho riniziato ad aprile e devo dire che mi ha aiutato ad essere un po' meno nervosa, un po' meno agitata. E quindi ve la consiglio. Anche qui metterò il link sul mio blog nel caso in cui vogliate scaricarla anche voi. Quindi Calm, già il nome, nomen omen, il nome è una garanzia. L'ultimo preferito random è un accessorio ed è uno degli accessori che creo io. Se siete nuovi sul mio canale e non lo sapete, creo degli accessori fatti a mano ispirandomi a tutto quello che mi appassiona. E quando dico tutto intendo veramente tutto, anche se ad essere onesti una delle mie più grandi fonti di ispirazione è Frida Kahlo, che io adoro, ma questo credo che lo sappiate perché più che un'adorazione è diventata un'ossessione. Fra gli ultimi, diciamo fra gli accessori che ho creato recentemente, c'è questa collana che fa parte di un set. Mi piace molto, mi piace il contrasto, mi piacciono i charms, anche se chi si loda si imbroda. Trovo che sia molto carina, perfetta per me, e ve la faccio vedere più che altro perché se siete interessati a saperne di più sugli accessori che produco vi invito a fare un salto sul blog, perché ogni mercoledì condivido gli accessori, i nuovi set, le nuove parure la parola perfetta da dire per chi ha l'R-Moscia della settimana. E quindi fate un salto sul blog, dateci un'occhiata, trovate tutti i riferimenti dei miei social network e anche del blog nella info box qui sotto, e poi il giorno dopo li trovate anche su Facebook, anche qui link nella info box. E se in questo momento andate su Facebook e consultate la pagina delle fotografie e poi cliccate su album, trovate tutti gli accessori disponibili divisi per categorie. E quindi se vi va date un'occhiata, e se qualcosa vi piace non dovete fare altro che mandarmi un messaggio, contattarmi privatamente e io vi spiego un po' tutto. Bene, questi erano i preferiti nella sezione random. Resta solo più una categoria che conclude tutti i miei video dei prodotti preferiti del mese, ed è la categoria dei libri. Ed eccoci qua, nonostante la mia premessa fosse che non avevo tantissimi preferiti, credo di aver parlato per 3/4 d'ora. Molto bene, complimenti per la capacità di sintesi. Ma siamo comunque in un modo o nell'altro arrivati all'ultima categoria, che è quella dei libri. E ho qui con me il libro che vorrei consigliarvi questo mese, ed è Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, non riesco mai a dirlo, Peculiar Children. Non ricordo assolutamente la traduzione in italiano, nonostante sia uscito anche il film di Tim Burton, credo intorno a Natale, qualche mese fa.
Non ho visto il film al cinema nonostante volessi davvero vederlo perché adoro Tim Burton, ma quando ero in Inghilterra ho visto il libro e ho pensato di acquistarlo. Una mia grande tradizione ogni volta che viaggio in un paese di lingua anglofona è comprare un libro in lingua originale per tenere un po' viva la mia capacità anche di lettura in inglese, e questa volta avevo preso appunto questo libro che mi è piaciuto tantissimo e ho scoperto, non lo sapevo, soltanto dopo averlo finito, che grazie al cielo è il primo di una trilogia di libri, tutti con gli stessi protagonisti, e quindi a brevissimo ho intenzione di acquistare anche gli altri due, magari in inglese, per continuare un po' la lettura nella stessa lingua con la quale l'ho iniziata. Come descrivervi questo libro? Se avete visto il film avrete già un'idea molto chiara, immagino. Se non l'avete visto e non ne sapete molto, è un po' una via di mezzo tra Harry Potter e Stephen King o Edgar Allan Poe, non lo so, diciamo che mette insieme il mondo magico con però un sottotesto molto cupo, molto dark, che adoro. Diciamo che è la storia di questo ragazzino della Florida che ha un rapporto molto stretto con il nonno. Il nonno è un personaggio molto molto particolare che fin da bambino condivide con lui delle storie magiche. E crescendo questo ragazzino, che al momento in cui è ambientato il libro ha intorno ai 16 anni, poco per volta inizia a non credere più alle storie del nonno e a pensare che siano solo invenzioni. Il nonno muore e da lì in poi succedono un sacco di cose che non voglio raccontarvi per non spoilerare il libro o eventualmente il film se l'avete perso, ma che vi terranno incollati alle pagine. E la cosa che adoro di questo libro sono le fotografie che trovate all'interno, fotografie che sono parte integrante della storia e che ritraggono alcuni dei personaggi raccontati proprio in questo libro. Se ve lo siete perso, l'autore è Ransom Riggs. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, consigliatissimissimo, era da tanto che non trovavo un libro che mi piacesse così tanto. Bando alle ciance, siamo arrivati alla fine anche di questo video dei prodotti preferiti, che come sempre è infinito, non so perché in questi video poi non riesco mai a essere sintetica. Spero che i miei suggerimenti vi siano piaciuti, vi abbiano magari ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, quindi mi raccomando, cliccate iscriviti, e poi, come dicono tutti gli youtuber, se vi va cliccate anche sulla campana, che è quella che attiva le notifiche, quindi sarete sicuri di vedere tutti i miei video non appena vengono pubblicati. Direi che non c'è altro. Per l'ultima volta vi ricordo, fate un salto sul blog per trovare i link di tutti i prodotti che ho menzionato, ma fate un salto sul blog anche per vedere i miei accessori. Non c'è altro, io per oggi vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Woo!